saluto a tutti dal canale Inverter Clima. Abbiamo un'asciugatrice della Whirlpool 8 kg a più. Questa asciugatrice, come le altre, mi è arrivata come non funzionante. Ho già rimosso i pannelli, sia quello superiore che quello laterale. Per chi non sa come si smontano i pannelli è abbastanza semplice, bisogna rimuovere 3 viti che si trovano sotto il coperchio di sopra, altre viti durante il perimetro del pannello. Un'altra vite da rimuovere è questa, altrimenti il pannello non viene via. Dopodiché tipo cassetto rimuovere verso sopra e il pannello viene via. Bene, accendiamo l'asciugatrice. Ho già messo dei panni all'interno bagnati, i classici panni che metto sempre nelle asciugatrici per fare i test. Ok, accendiamo l'asciugatrice. Allora, il cestello si può vedere che gira. Qui abbiamo il condensatore del motore. Possiamo fare riferimento ai cavi che vanno sul motore. Dobbiamo aspettare per vedere se parte il compressore. Ok, si sente il rumore, ma il compressore sembra che non è partito. Quindi il rumore che avete sentito in pratica è lo spunto, cioè la fase che viene mandata al compressore per farlo partire. Però il compressore non è riuscito a partire, almeno non si riesce a capire bene, perché poi il motore fa rumore insieme al cestello e non si riesce a capire bene. Adesso, per fare il test ed essere sicuri che non parte il compressore, dobbiamo fare un'operazione, anzi ne possiamo fare due. Allora, ho fermato tutto, tolto alimentazione. Come dicevo, abbiamo due possibilità per sentire se il compressore parte o no. Dobbiamo eliminare il rumore o del cestello o del motore. Se le eliminiamo tutte e due, ancora meglio. Incominciamo a togliere la cinghia, così già fermiamo il cestello. Allora, per togliere la cinghia vi dovete procurare un cacciavite lungo come questo, oppure una leva, infilarla qui in questo modo. Dobbiamo alzare il motore, vedete questa molla, quindi la dobbiamo spingere verso sopra. Attenzione, non mettete il cacciavite dove sta l'avvolgimento, qui non lo fate, perché rischiate di rovinare l'avvolgimento. Assicuratevi che l'alimentazione sia staccata, mettete il cacciavite in questo modo, alzate il motore in questo modo e potete togliere la cinghia dall'albero. Una volta fatto, abbassate piano e sfilate la leva. In questo modo abbiamo rimosso la cinghia dall'albero. Possiamo alimentare adesso l'asciugatrice. Il motore girerà, ma il cestello no. In questo momento ho acceso l'asciugatrice, il motore sta girando, anche se non si vede, ma sta girando. Il cestello no. Tra un po' partirà il compressore. Vi ricordo che in tutte le asciugatrici
parte sempre prima il cestello e poi il compressore. Adesso si dovrebbe fermare per un attimo il motore e dovrebbe dare lo spunto, ecco, dovrebbe avere lo spunto il motore. Guardate, sentite il rumore dello spunto, ma il compressore non parte. Però ancora non si sente bene. Possiamo fare un'altra prova. Stacchiamo alimentazione. A questo punto vado a togliere il connettore del motore. Potevo farlo già prima, questo è giusto per farvi vedere come rimuovere la cinghia dall'albero del motore. Ovviamente questa operazione si può fare soltanto se l'asciugatrice non dà l'errore. In questo caso questo modello non lo dà. Ho dato alimentazione, si sente il rumore della pompa che sta aspirando, ovviamente non c'è acqua. In questo modo possiamo sentire il rumore del compressore se parte e anche lo spunto. Bisogna solo attendere un po'. Ecco lo spunto sul compressore. Allora ragazzi, il compressore non è partito, però la fase gli arriva. Abbiamo sentito il rumore dello spunto, cioè della fase che gli arriva, gli dà lo spunto, cioè l'alimentazione al compressore, però non parte. E quindi sappiamo che quando fa questo rumore, il compressore non parte, è da sostituire il condensatore. Come vi ho già detto prima, questo è il condensatore del motore e possiamo vedere i cavetti che vanno sul motore. Possiamo sentire di nuovo lo spunto, ma ha staccato perché il compressore non parte, ovviamente poi va in protezione. Adesso togliamo alimentazione e dobbiamo trovare il condensatore del compressore. Allora guardate un po' dove l'hanno messo, vi faccio segno con il cacciavite, sta qui, quindi dobbiamo rimuovere il pannello dall'altro lato e spero che si riesca a accedere al condensatore. Quindi guardate, non so se si riesce a vedere il cacciavite, quindi si trova esattamente qui. Vabbè, ok, togliamo il pannello dall'altro lato e vediamo un po' se riusciamo a sostituirlo. Stesso procedimento per rimuovere questo pannello. Bisogna rimuovere queste viti, queste qua laterali, la parte retro, e come dicevo dall'altra parte bisogna rimuovere questa vista frontale dell'asciugatrice, si trova sotto. Rimosso le viti, provo a togliere il pannello con una mano. Guardate, bisogna tirare verso sopra ed è venuto via, molto facile. Eccolo qui il condensatore del compressore. Adesso per rimuoverlo basta svitare questo bullone qua, questo dado. Allora, vista frontale, l'asciugatrice, bisogna rimuovere il pannello sinistro laterale e accedere al condensatore del compressore. Vediamo se riesco a girarlo, così vediamo da quanti microfarad è. Quindi vediamo se riesce a mettere a fuoco 15 microfarad. Eccolo qui, 15 microfarad. Mi raccomando, ricordatevi sempre di staccare l'alimentazione, mettere dei guanti perché il condensatore potrebbe essere carico,
e potete prendere la scossa. Non è un condensatore polarizzato, quindi anche se invertite i morsetti non è un problema. Come dicevo, 15 microfarad. Adesso prendiamo il tester e lo testiamo. Prima di fare il test dei microfarad bisogna scaricarlo. Sicuramente questo sarà già scarico perché in perdita, però bisogna sempre accertarsi che il condensatore sia scarico, altrimenti si potrebbe danneggiare il tester. E possiamo vedere che la lampadina non si è accesa, non ha fatto il flash, perché solitamente la lampadina fa il flash quando il condensatore è carico. In questo modo comunque si scarica il condensatore, basta una lampadina con 2 coccodrilli. A proposito, questa è una lampadina da forno alogena. Mettiamo il tester in microfarad e andiamo a vedere se effettivamente questo condensatore è in perdita. Allora abbiamo 0,750 nanofarad, in poche parole è completamente scarico. Vediamo questo è da 16 microfarad, purtroppo da 15 non ce l'ho, ma comunque va bene lo stesso. L'importante è che la differenza è massimo di un microfarad. Questo è da 16,5, possiamo vedere 16,5 microfarad, e questo è quello che metteremo. È consigliabile sempre mettere i microfarad che sono riportati originali. Rifacciamo il test su questo, possiamo vedere che è completamente scarico. Allora, siccome questo non ha la vite dietro qui per poterlo bloccare, ho fatto 2 fori e gli ho messo una fascetta. Guardate un po', 1 e 2, l'altro foro l'ho fatto qui sulla plastica e poi ci ho messo questa fascetta. In questo modo il condensatore è bloccato. Ok, ho appena dato alimentazione all'asciugatrice. Ovviamente sta tutto rimosso, sia la cinghia che il connettore del motore. Quindi aspettiamo, dobbiamo vedere se parte il compressore. Ok, compressore partito, possiamo sentire il rumore. Aspettiamo un po' per vedere se riscalda la mandata. Vi ricordo che la mandata è sempre il tubo che esce da sopra al compressore, in questo caso è questo, e sta riscaldando, mentre questo è quello di ritorno che va in questo recipiente in cui viene chiamato separatore del liquido. C'è un po' di vibrazione. Ok, adesso ho rimosso il rumore. In pratica questo tubo con la vibrazione strofinava su questo e quindi c'era rumore, quindi è bastato allontanarlo appena appena. Ok ragazzi, non rimane che rimontare tutto e fare il test di asciugatura. Stessa procedura per rimettere la cinghia. Mettiamo la leva qui sotto, vedete già con la mano riesco a muovere il motore. Mettiamo una leva sempre qui sotto, la cinghia la possiamo già mettere in questo modo. Prendo un'altra leva così vi faccio vedere meglio come metterla. È abbastanza semplice, quindi alzate finché non entra nell'albero del motore. Guardate un po', quindi è fatto.
Ok, fatto questo, girate a mano il cestello in modo che si centri la cinghia. Ok, una volta centrata la cinghia sia sull'albero che sul tendicinghia, possiamo collegare il connettore del motore e alimentiamo l'asciugatrice ok. Adesso facciamo il test. Ok, partito il compressore, tra un po' riparte il cestello, eccolo qui. Bene, non ci resta altro che aspettare che finisce l'asciugatura. Ok, asciugatura finita, andiamo a vedere se sono asciutti. Perfetto, asciuttissimi, quindi asciugatrice riparata. Quindi è bastato sostituire un condensatore per poter riportare in vita l'asciugatrice. Vi ricordo che queste asciugatrici sono destinate alla rottamazione, tutte quelle che mi arrivano sono sostituite con quelle nuove. È un peccato perché per la sostituzione di un condensatore che costa 10 euro circa, buttare un'asciugatrice è un peccato veramente. Bene, da Mimmo Refriger questo è tutto, mi raccomando, per rimanere aggiornati iscrivetevi al canale, azionate la campanella per le notifiche e da Mimmo Refriger questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo in un prossimo video.